Caro Oatis per la seconda parte sugli aspetti positivi della stiffness. Good afternoon. Buonasera. Right? Pomeriggio. Buon pomeriggio. Thanks. Right. Part 2. Seconda parte. So we talked this morning about stiffness, what it is, and I said that measured the way we measured it with the pendulum test, it's increased in people with arthritis, and therefore we should want to reduce it. Questa mattina abbiamo parlato della stiffness e abbiamo visto che nei pazienti con osteoartrosi è aumentata e quindi che probabilmente vorremmo ridurla. But I ended with saying, but maybe we don't always want to reduce it. So what I want to talk about this afternoon is the positive effect of stiffness. Ma ho concluso dicendo che a volte potremmo non necessariamente voler ridurla e quindi inizio questo pomeriggio parlando degli aspetti positivi della stiffness. So remember I said this morning that the study by Taylor found that the stiffness measured by the stretch test, stiffness was actually decreased in people with osteoarthritis. Quindi se vi ricordate lo studio di Taylor che ho menzionato stamattina quando si parlava di stiffness e allungamento, effettivamente nei soggetti con osteoartrosi la stiffness era ridotta. So they stretched the knee into extension and the stiffness was decreased, and that was a surprise because patients with osteoarthritis complain of stiffness. So how does that make sense? Quindi hanno allungato in estensione il ginocchio misurando poi la stiffness e hanno visto che era ridotta nei pazienti con osteoartrosi. Questo era sorprendente per loro, quindi come mai in un paziente che di solito ha stiffness aumentata si verifica questo fenomeno? Well, it turns out that stiffness is decreased in most tissues with age. Quello che è emerso è che nella maggior parte dei tessuti, con l'età la stiffness diminuisce. And yet people with osteoarthritis are typically older. E i soggetti con osteoartrosi sono tipicamente anziani, più anziani. So how are their tissues getting less stiff and they're complaining of stiffness? E com'è possibile quindi che i loro tessuti diventino meno rigidi, però al tempo stesso loro si lamentino di avvertire stiffness? So tendons in human elders are less stiff than in young adults. I tendini negli esseri umani più anziani sono meno stiff rispetto negli esseri umani più giovani. And that's probably what Taylor was measuring in the knee stretch. He was measuring the stiffness of the hamstring tendons. E quello che probabilmente Taylor stava misurando in quell'esperimento era la stiffness a questo punto dei tendini degli ischiocrurali, probabilmente, non degli ischiocrurali in questo senso. And that decrease, this is the important part, that decrease in stiffness of the tendons contributes to decreased strength. E questo è importante, la riduzione della stiffness dei tendini contribuisce alla riduzione della forza muscolare. So I want to talk about springs when they're attached to each other. So Voglio parlarvi di molle quando sono attaccate tra loro. So I need 2 volunteers. Ho bisogno di 2 volontari. Great. Okay. So no, don't pull yet. Non tirate ancora. So remember, this is the really stretchy one, and this is the stiff. Ricordate, quella rossa è quella più flessibile, mentre quella blu è quella più rigida. When they're together, they're all one link, right? And if you pull on this, which spring gives? So now you Quando sono collegate, sono unite, e se tirate una molla, quale si allunga? The Se stretch is tirate, over quale si here, allunga? right? L'allungamento è quello rosso, a livello di quello rosso. Now you can relax. So if you think about the hamstrings, this is the muscle, this is the hamstring tendon. When the muscle pulls, the tendon gives, and so you don't get the force transmitted to the knee joint.
Un parallelismo con gli ischiocurali: se pensate che la fascia blu sia il muscolo degli ischiocurali e il rosso invece il tendine, quando il muscolo si contrae e traziona, il tendine cede allungandosi. So we want a nice stiff tendon so that when the muscle pulls, the tendon gets stretched, goes with it as a single unit, and the force is transmitted. Noi vogliamo invece un tendine che sia sufficientemente stiff, che permetta la trasmissione di forza nel momento in cui si verifica la contrazione del muscolo. So an unstiff tendon means the muscle can't work and the muscle is weak. E quindi un tendine che non è stiff, che non è rigido, causa che il muscolo non può lavorare e quindi il muscolo diventerà debole. Now, what happens? Ora, cosa succede? When the tendons are together. Cosa succede quando i tendini invece sono insieme? Tendons are in parallel now. Ora il tendine e il muscolo sono in parallelo. If you stretch this system, which spring is going to be the one to control it? Se allungate questo sistema di molle, quale sarà la molla che controllerà? Now you stretch, the stiff one is the one that controls. Quindi in questo momento quella più rigida è quella che controlla il movimento. All right, thank you. Grazie. So how we put the springs together in the body makes a huge difference. And if they are in series, like the hamstrings, then a spring that isn't stiff makes us weak. E quindi come sono assemblate le molle nel corpo è la parte importante. Quindi se come negli ischiocurali, nell'esempio degli ischiocurali, sono in serie e ce n'è una che è più debole, questo crea un problema, crea che il muscolo diventa debole. Diverso è invece nell'esempio che ho fatto in parallelo. But when they're in parallel, the stiff spring controls, which may be a good thing, may not be always good, but this is what we often see in the lumbar spine, where the fascia is the stiff part or the ligaments are the stiff part, and that controls all of the less stiff parts in the lumbar spine. Mentre invece quando ci sono le strutture in parallelo questo è diverso, a volte può essere positivo, altre volte può essere negativo. Se pensate al tratto lombare, le strutture in parallelo possono essere la fascia o altre strutture che sono le strutture rigide e che possono, diciamo, determinare questo fenomeno che ha descritto prima, per esempio, degli elastici. So, if we use springs together in parallel or in series, we can model movement. Se usiamo le molle insieme possiamo modellare il movimento, se le vediamo in serie o in parallelo come sono combinate, insomma. Elastic stiffness is actually a very positive thing, and we see it in the natural world all the time. E la stiffness di tipo elastico è una cosa molto conveniente, molto efficiente e lo vediamo nel mondo ogni giorno. So the Achilles tendons in kangaroos are extraordinarily efficient. Il tendine d'Achille nel canguro è estremamente efficiente. They can jump without very much muscle contraction because their tendon acts like a spring. Possono saltare relativamente in alto senza una grossa contrazione muscolare perché il loro tendine funziona come una molla. So if we think about it this way, we think, well, maybe stiffness could be a good thing. Se la pensiamo in questi termini, probabilmente la stiffness è una cosa positiva. And this goes back to what Dr. Frigo was talking about this morning. Springs can store energy. Questo richiama delle cose che diceva il professor Frigo questa mattina. Le molle possono incamerare energia. So you know pogo sticks? Conoscete il bastone pogo, insomma, quel saltarello, insomma. So you jump down on the pogo stick, you compress the spring, and it pushes you up off the ground without having to use your legs much at all. Quindi saltate sopra al bastone con la molla, si carica e vi rispara in alto senza che voi usiate le vostre gambe per avere la propulsione verso l'alto. So going back to the knee that I talked about, I said we treated the knee as a black box. Well, we weren't the first people to do that.
this is a model that was developed way back in the early 70s when I was still thinking about my patient who was walking this way. Quando vi ho raccontato che abbiamo pensato al ginocchio come una scatola nera, in realtà non siamo stati i primi a ragionare sul ginocchio e c'era questo modello nei primi anni 70, quindi quando ancora stavo pensando a cosa fare con il mio paziente c'era questo modello sul ginocchio. McMahon and Green were mechanical engineers at Harvard University in Boston. E McMahon e Green, che sono i due autori, erano degli ingegneri all'Università di Harvard. And they said sort of what we were talking about before, that the spring could be this black box that had the knee could be a black box that had a spring and a dampering. E quello su cui ragionavano è che il ginocchio può essere questa scatola nera che ha all'interno una molla e uno smorzatore. And now they're talking about the knee acting as a whole system. They were interested in knee joint stiffness in healthy individuals and in particular runners. E erano interessati in particolare nei corridori in questo caso, quindi individui giovani e sani, corridori, per capire come funzionava appunto questo sistema. So they used this model and they did sort of a similar experiment to what I described about bouncing. So they had individuals, healthy individuals, bounce on a force plate. Hanno fatto un esperimento simile a quello che ho fatto vedere delle oscillazioni, hanno chiesto alle persone di stare su una piattaforma di forza e oscillare, rimbalzare sostanzialmente, come vi ho fatto vedere. So they could quantify the stiffness and damping coefficients in those knees during active movements. Somebody asked earlier about my experiment that seemed fitting for the swing phase of gait. Well, this is more appropriate for the stance phase of gait. Qualcuno prima mi diceva nelle domande che il mio test sullo swing, cioè il test sull'oscillazione sembrava essere ben collocato nell'ambiente dello swing, quindi richiamava molto lo swing come attività funzionale. Bene, questo invece richiama molto di più l'attività dello stance, l'attività in carico dal punto di vista della costruzione dell'esercizio, del test. Scusate. So they did this, and they had these individuals running on a hard surface. Hanno fatto questo test e hanno chiesto alla persona, vedete in alto, di correre su una superficie dura, solida. And then they had individuals running on a very soft surface. E dopo l'hanno fatto correre su una superficie molto morbida. And you can imagine that you're going to react differently to running on a hard surface versus a soft, squishy surface. And this surface was very soft, a mat that they could sink in several centimeters. E potete immaginare come possa cambiare la corsa su due superfici di consistenza diversa. La superficie, quella morbida, era molto molto morbida, poteva affossarsi di diversi centimetri. And based on this data, they said, you know, we've characterized the stiffness and damping of these healthy individuals, and we can build a running track tuned to that stiffness so that the spring will be ideally suited for that surface. E in base a questi esperimenti hanno detto, beh, sapete cosa c'è? Possiamo fare in modo di caratterizzare il comportamento della molla del ginocchio e costruire una superficie che si adatti perfettamente alle caratteristiche di questa molla per la corsa. So they designed a running track that was built at Harvard. Quindi hanno costruito un percorso per la corsa che è stato costruito ad Harvard. This was in the mid-1970s, and they hypothesized that this should be a very fast track because it was tuned to the stiffness of runners. E quindi è stato fatto a metà degli anni 70 e avevano ipotizzato che questo sarebbe stato un circuito molto molto veloce perché la superficie era stata sincronizzata, diciamo, rispetto alle caratteristiche della molla che rappresentava il ginocchio. As it turned out, it was a very fast track. Ed è venuto fuori che era veramente un circuito molto veloce. I had a student at about the same time who ran track for the University of Pennsylvania, one of the arch rivals of Harvard. Avevo uno studente in quel tempo che correva per l'Università della Pennsylvania, che è uno degli arcirivali come università, come ateneo dello sport rispetto ad Harvard.
And the University of Pennsylvania runs this very, very big track meet every spring, an international track meet called the Penn Relays. C'è questo meeting sportivo appunto per l'atletica da pista che viene fatto all'Università della Pennsylvania, molto grande a livello mondiale, ho capito bene. Ho perso il nome, sostanzialmente lo fa ogni anno questo meeting sportivo. And of course, all of the athletes are seeded according to their times of the preceding season. E tutti gli atleti sono divisi in seed, cioè in ranghi sostanzialmente, come nelle competizioni per esempio del calcio, in base ai tempi della stagione precedente. Okay? And my Penn student said, well, we just ignore the Harvard times because they're running on that fast track and they'll never run that fast anyplace else. E ha detto semplicemente ignoriamo i dati della stagione di quelli di Harvard perché tanto corrono su un circuito veloce, per cui è assolutamente non affidabile il tempo che hanno, non correranno mai così veloci in nessun altro circuito. And it turned out to be true. They were fast at Harvard and they weren't so fast at Penn. Ed è venuto fuori che era vero, cioè sostanzialmente erano molto veloci ad Harvard sul loro circuito, ma fuori erano non così veloci. But the point is that now we can think about stiffness as something that we can modify and make work for us. This stiffness is important in those track runners. E quello che però il messaggio è che quindi vuol dire che la stiffness può essere modificata, comunque può essere usata per quello che ci serve. La stiffness in quel caso per quegli sportivi era molto importante per la loro attività. Another example of a similar modeling system is this study by Harida, who asked individuals to jump from a height and measured the way they landed. Un altro esempio è questo studio di Horita che aveva chiesto alle persone di saltare da un gradino e aveva osservato come reagivano dopo l'atterraggio. And think again, this is like a bouncing ball. The person jumps down and bounces back off the ground. So you can model this knee or this whole lower extremity as a spring. E pensate a questo come una palla che viene scagliata a terra e rimbalza, per cui potete modellare questo ginocchio esattamente come una molla. And they found that individuals, these are healthy individuals, sort of fell into two categories. A category where the spring absorbed the energy, and a category where the spring actually released energy, more like the pogo stick. Questi erano tutti soggetti sani e hanno visto che i soggetti cadevano in due categorie. Una categoria con una molla che sembrava più assorbire la forza e l'altra invece che sembrava più rimbalzare, quindi più simile al bastone con la molla sostanzialmente. And we see this. We see gymnasts doing floor exercises and springs and somersaults, and they land on the ground and bounce right back off. Part of that is because the surface is tuned to their bouncing. Whereas if I jumped, I would end up landing in the absorbing format. E lo vediamo tutti i giorni, per esempio i ginnasti quando atterrano da un salto poi rimbalzano, saltano immediatamente successivamente dopo l'atterraggio. In parte dovuto anche al fatto della superficie su cui atterrano che è costruita per permettergli di avere questo rimbalzo, mentre invece se io salto giù da un gradino probabilmente assorbirò la maggior parte della forza senza rimbalzare. So this is the model Harida used, but it again is springs in series here, but in series also with a damper. And the exact model doesn't make a whole lot of difference to us. The idea is that if we think about our lower extremities working as a spring, we can think about how the movement of our lower extremities can be very efficient, more like the kangaroo. Ha detto, vabbè, qui il modello originario che è stato usato, vedete c'è anche una molla non solo in serie ma anche in parallelo, ma più che altro, più che il modello generale, lì in quel caso è disegnata la molla in parallelo rispetto allo smorzatore, ma quello che voleva far passare è che se ragionate in termini di molla il nostro sistema può essere simile a quello del canguro, se ha delle caratteristiche buone dal punto di vista del rimbalzo. So when we think about stiffness this way, we're talking about dynamic stiffness.
E quando parliamo della stiffness in questo senso parliamo della stiffness dinamica. So I come back to my topic of osteoarthritis, where most of my research has been. And people have measured dynamic stiffness in patients with osteoarthritis. Quindi tornando indietro al mio argomento dell'osteoartrosi, ci sono state persone che hanno studiato la stiffness dinamica nei pazienti con osteoartrosi. And again, this is similar to what Dr. Frigo described this morning, so that as we walk, we can talk about the angular change of our knee and the moment generated at the knee at the same time. And if we know angle and moment and how they change, we can find stiffness. E questo si ricollega a quello che presentava il dottor Frigo questa mattina. Se guardiamo una persona camminare e conosciamo l'angolo e il momento di forza, possiamo poi ricavare combinandoli la stiffness del nostro sistema. Now, in patients with osteoarthritis, we know quadriceps strength is decreased. This has been studied again and again, and we know that they have decreased stiffness, decreased quadriceps strength. Quello che sappiamo molto bene, perché è stato ultra studiato, è il fatto che nei soggetti con osteoartrosi il quadricipite presenta una riduzione della forza, è una cosa ormai assodata da tempo. When we measure their dynamic stiffness, staying with the quadriceps, we also know that the quadriceps are less stiff. Going back to the Taylor data, the weak muscle is a less stiff muscle. E sappiamo anche che il muscolo debole è un muscolo, in questo caso, meno stiff, meno rigido, come dimostrato dai dati, per esempio, di Taylor. When we look at patients walking with osteoarthritis, their gait is characterized by increased co-contraction throughout the stance phase, co-contraction of the hamstrings and the quadriceps. Quando guardiamo il cammino, quando osserviamo il cammino dei soggetti con osteoartrosi, vediamo che è caratterizzato da un aumento della co-contrazione degli ischiocronali e del quadricipite. So they have decreased muscle strength, decreased muscle stiffness, but increased muscle co-contraction. Quindi hanno una ridotta forza muscolare, una ridotta stiffness muscolare, ma un'aumentata co-contrazione. And not surprisingly, they have increased dynamic stiffness. E in modo non sorprendente hanno un aumento della stiffness dinamica. Sort of like the Tin Man before he met the Wizard of Oz, the oil can. Avete presente il mago di Oz, l'uomo di latta? Does this remind you of anybody I described this morning? Vi ricorda qualcuno di quelli che ho descritto questa mattina? So there was my patient. Questo è il mio paziente. Osteoarthritis. Osteoartrosi. She had okay range of motion. Aveva un range of motion buono. She had some decreased quadriceps strength. Aveva una leggera riduzione della forza del quadricipite. Now at the time, I thought her quadriceps strength wasn't that big a deal. It was a 4 out of 5. A quel tempo pensavo che quella riduzione di forza del quadricipite non fosse un grande problema, un 4 su 5. But over the years since then, I've thought about it and thought, that quadriceps strength probably was a big deal. Però dopo, negli anni successivi, ho cominciato a pensare, forse la debolezza con la riduzione di forza del quadricipite era un grosso problema. So how did she manage? She had decreased quadriceps strength, and in retrospect, I recognize now she had decreased muscle stiffness. Quindi lei aveva una ridotta forza del quadricipite muscolare e, ritornando indietro, adesso che ho le cognizioni, aveva anche una ridotta stiffness muscolare. So as we saw this morning with Dr. Frigo's data, our knee absorbs energy and gives it off as we walk, like that pogo stick. E quello che abbiamo visto anche con il professor Frigo questa mattina, il ginocchio lavora come una molla, cioè assorbe energia quando appoggiamo il piede e poi la restituisce, un po' come il bastone con la molla al pogo. But my patient didn't have enough muscle stiffness or enough muscle strength to absorb energy and then release it and move through the normal kinematics.
Ma la mia paziente non aveva sufficiente forza muscolare e stiffness muscolare per immagazzinare energia e quindi poi successivamente restituirla. So she had to stiffen her limb, and she did that by co-contraction. Quindi era obbligata a rendere più stiff il suo arto inferiore e lo faceva con la co-contrazione. So as I said, stiffness in most tissues decrease with age. Come ho detto, la stiffness nella maggior parte dei tessuti diminuisce con l'età. And in particular, tendons decrease in stiffness, particularly in the elders. In particolare i tendini riducono la loro stiffness negli anziani, in particolare. The great thing is that stiffness in tendons can increase with strengthening. La cosa molto positiva è che però la stiffness nei tendini può aumentare grazie al rinforzo. So that muscle that we saw, the two springs in series, we saw the muscle stretching the tendon, but if we exercise that muscle, the tendon gets stiffer. Abbiamo visto prima nell'esempio che se il muscolo traziona su un tendine non sufficientemente stiff, il tendine si deforma, però sappiamo anche che se rinforziamo il muscolo, quel muscolo è in grado di rendere più rigido, più stiff quel tendine. So strengthening exercises increases stiffness. And now stiffness is a good thing. E quindi gli esercizi di rinforzo aumentano la stiffness e questa è una buona tipo di stiffness. So if I could go back to that patient many years ago, instead of being as concerned as I was about the stiffness in the stance phase and trying to loosen it up, I probably would have been better off really working on quadriceps strength and strengthening the quadriceps enough so that she could absorb and then release energy. E quindi probabilmente in passato avrei dovuto stare più attento non tanto a ridurre la stiffness nella fase di appoggio, ma nel rinforzare il quadricipite in modo che potesse essere in grado di assorbire energia nella fase di contatto del piede e poi rilasciarla successivamente nella fase successiva. So this goes back to the question this morning about the pendulum test. The pendulum test gives us coefficients that are particularly relevant to the swing phase of gait, and clearly we need to have decreased stiffness in the swing phase of gait so that the knee can swing freely. The knee goes through an arc of about 70 degrees of flexion and back to extension in a few tenths of a second. So it's traveling at some points in that swing phase at about 300 degrees per second. Per tornare alla domanda al discorso di stamattina, probabilmente l'esercizio del pendolo ci stava dando informazioni interessanti su alcune caratteristiche, in particolare sugli aspetti durante il movimento pendolare nella fase di swing. Durante la fase di swing il ginocchio effettua un'escursione di movimento di circa 70 gradi e lo fa in pochi decimi di secondo, per cui in quella fase sostanzialmente ha una velocità di movimento di un 300 gradi al secondo, quindi questo è molto rilevante in quella fase di volo. So we need decreased stiffness in the swing phase, but we need good increased stiffness in the stance phase in order to utilize that efficiency so that we can walk using our pogo stick of the knee. Quindi abbiamo bisogno di una riduzione della stiffness nella fase di volo che permetta quel movimento e quell'oscillazione, ma un aumento della stiffness nella fase di appoggio che permetta di funzionare come il bastone a molla sostanzialmente, per incamerare e rilasciare energia. So to put the morning and the afternoon together, I think mechanical stiffness, using the true engineering concepts of mechanical stiffness, allows us to understand movement in a much better way than just looking at range of motion or strength. E quindi per mettere insieme mattina e pomeriggio penso che la stiffness meccanica, o meglio studiata dal punto di vista ingegneristico, dal punto di vista meccanico, ci aiuti a capire molto meglio il movimento che non guardare solo il movimento rispetto alla range of motion piuttosto che alla forza. And stiffness in tissue is not the same as stiffness in joint or limb segments, the whole lower extremity. E la stiffness a livello di un tessuto non è la stessa cosa che la stiffness verificata a livello di un'articolazione o di altre regioni corporee. So
we can have decreased stiffness and muscle weakness, and as a consequence, we have to have increased stiffness across the whole joint by co-contraction or something. Quindi possiamo avere una riduzione della stiffness e della forza a livello di una struttura e per controbilanciare avere un'aumentata stiffness a livello di un'articolazione o comunque di tutta una struttura corporea. So I think using the mechanical concepts of stiffness is extremely useful to us as PTs. Quindi penso che utilizzare i concetti meccanici della stiffness è estremamente utile per noi fisioterapisti. And yes, we can have excessive stiffness. E sì, possiamo avere un'eccessiva stiffness. But we can also have inadequate stiffness. And the muscle activity really alters that stiffness. E possiamo però anche avere una stiffness non adeguata e l'attività muscolare veramente può alterare, modificare la stiffness. We can use our exercise to modify stiffness if we remember that muscles can be too weak and unstiff or contribute to a good stiffness. Possiamo usare i muscoli per modificare la stiffness se ci ricordiamo che i muscoli possono essere troppo deboli e troppo poco rigidi, stiff, oppure forti e adeguatamente stiff. Thank you very much. Grazie mille.